Dopo queste aperture e chiusure andiamo a prendere la moto. Questa è la nostra struttura vista da sopra. Quella là in fondo, Sara con il casco in direzione Sorellona, perché Sorellona è il nuovo nome della nuova moto, deciso all'unanimità, ovvero io e quella là. Comunque grazie di cuore per aver risposto al sondaggio e per averci dato ulteriori idee, ma alla fine abbiamo deciso per Sorellona in quanto deve conquistarsi il proprio nome. Per adesso la sorella grande è la Tenerona. Dopo tutti gli anni di onorato servizio, i chilometri, la caduta, bisogna riconoscergli l'anzianità. Un po' come Sarlatati, bisogna riconoscergli l'anzianità. Claro, però il trattamento che le riserviamo è un po' come la sorella minore, quale sono stata, per cui si fa sempre riferimento alla sorella maggiore, però lei ha fatto questo, lei ha preso questa scuola, lei era brava a scuola, tante cose. Adesso è trattata così, vediamo quello che sa dimostrare. Nel frattempo siamo quasi arrivati perché la struttura dove abbiamo alloggiato non ha il parcheggio, o meglio, non ha il parcheggio vicino alla struttura, ma il proprietario ci ha dato la possibilità di parcheggiare la moto dentro al garage di casa sua, che si trova qua in fondo. Questo non è un favore che ha fatto a noi, lo ha già fatto con altri motociclisti, quindi se venite da queste parti avrete questo trattamento. Il garage è questo qua. Ora è da vedere se la suocera è in casa. In casa non c'è nessuno, ma il proprietario in tempo reale. Ha tanto che aspettate? No, siamo arrivati adesso. Domenica ci sta che fate i vostri giri normali. Fai con calma. Adesso vediamo se la sorellona si trova in garage. Ora vediamo, può essere che ho qualche affare. Aspetta che esco la macchina. Eccola là. Una bella comodità avere il garage, quindi stare tranquillo per la moto. Tu rimani qua? Faccio un giretto per il mercato di Randazzo. Proprietario gentilissimo, super raccomandato. Grazie. Una curiosità molto comoda è il fatto che la moto rimane bloccata, quindi senza toccare il freno in discesa o in salita la moto è bloccata. È abbastanza strano che il 29 di ottobre andiamo in moto in magliettina e stiamo benissimo. La Sicilia, ragazzi, credo che faccia bello comunque anche parte del resto d'Italia. Siamo quasi arrivati, eccoci qua. Adesso caricheremo la sorellona e poi si parte. Questa è la struttura Diamond B&B. Qua è dove si può fare colazione. Sì. Grazie. Questa è la nostra camera. Camera veramente super confortevole, addirittura tapparelle elettriche. Qua è dove abbiamo lavorato per 2 giorni. Bagno non ne parliamo perché guardate che doccia. Ora prendiamo le valigie e andiamo a caricare la sorellona. Oltre ad una super colazione avete anche a disposizione una cucina in comune ed un terrazzino dove rilassarvi. La struttura ha 3 camere, il prezzo della camera, se parlate con il proprietario, è di circa 75 euro a notte compresa la colazione. Veramente straconsigliato. Sara ancora non è fuggita, anche se dentro di lei mi voleva lasciare qua, lo so, però... Ma dove vado? Oh, stessa configurazione della Tenerona, vedete 2 cinghie perché una cinghia serve per tenere la sacca bassa, l'altra cinghia per bloccare la sacca sopra, ma qua vi riponete tagliato. Molto interessante. Quindi bloccaggio della borsa sotto, i passanti sono larghissimi e la cinghia l'ho fatta ricucire la suocera perché era lunghissima, l'ho tagliata quasi a misura perché non amo vedere queste cose svolazzare. Altra cosa, con la sacca per aprire il coperchio vedete che va leggermente a tallonare, ma se voi spingete leggermente la borsa si muove e il coperchio ruota. Intanto il cavallo da Soma sta arrivando. È rimasto il tuo giubbetto, la tua giacca e l'altra borsa pesante che non ho preso. Mi sta dicendo vai a prenderli tu. Borsa 1 andata, mentre lo zaino lo ancoriamo qua sopra. Per lo zaino devo fare una modifica perché non sono soddisfatto al 100% e questo è il motivo. Mi piace come dimensione, mi piace il fatto che ha le bretelle, però c'è una cosa che non mi soddisfa. Questo materiale è leggermente gommoso, se guardate vedete queste pieghe. Il problema che ho riscontrato in Sud America con il sole molto forte perché il buco dell'ozono
sono effettivamente presenti. Queste pieghe con il tempo hanno creato delle crepe e lo zaino non è più impermeabile. Quindi tiro poco le cinghie questa volta, ma utilizziamo questa fibbia per agganciare le cinghie con lo zaino sopra in maniera tale da avere una seconda sicurezza. In questa maniera, così siamo sicuri che lo zaino sopra non voli via. E questo dall'altra parte. Configurazione super approvata. Però ripeto, devo fare una modifica alle cinghie. Carico e scarico terminato. Ora vamos veramente, perché la giornata di oggi dovrebbe essere molto interessante. E tu, sorellona, fai la brava. La faccio vedere ogni tanto, ve la mostro. Più vecchia la moglie della moto, ovviamente. Beh, non ci vuole tanto, ormai. Bandito. Bandizzata. Però è figa per la carica. Come prima tappa vediamo se riusciamo a mostrarvi la Basilica di Santa Maria Assunta, una chiesa particolarissima di Randazzo. Randazzo è anche chiamata la città nera proprio perché molte delle sue costruzioni sono proprio fatte in pietra lavica, quindi tante cose sono nere. In questo negozio qui di fronte, che è una macelleria, vedete la scritta The Original Black Pig, perché il suino nero è proprio una specie autoctona di questa zona. Non a caso si svolge proprio una sagra del suino nero e dei funghi porcini proprio in questo periodo, ma ve ne andremo a parlare lungo la strada. Stiamo entrando nella cittadina, dovremmo quasi esserci, casa e chiesa. E comunque l'utilizzo della pietra lavica è abbastanza scontato perché, come abbiamo visto, circumnavigando l'Etna ne hanno a disposizione tantissima e così l'hanno avuta a disposizione nei secoli. Macchine mitiche. Eccola qua. Questa è la chiesa di cui vi parlavamo, la Basilica di Santa Maria Assunta. In questa chiesa proprio una settimana fa è stata celebrata la Santa Messa con la Rai, che le ha trasmessa su Rai 1. Ve la facciamo vedere in ogni sua angolazione. Abbiamo trascorso qualche giorno qui a Randazzo, chiaramente per noi è stata una sosta lavorativa, ma per chi avesse la possibilità di fermarsi e di visitarla con calma, dedicategli almeno mezza o una giornata intera, perché è una cittadina molto piacevole con delle tappe gastronomiche molto interessanti da fare. Nonostante Randazzo sia il comune più vicino ai crateri dell'Etna, non ha subito dei gravi danni durante le sue eruzioni. Purtroppo ha subito invece danni in seguito ai bombardamenti degli alleati della seconda guerra mondiale, perché qui avevano sede le forze tedesche e quindi parte del centro venne distrutto e anche una piccola parte di questa chiesa. Ma andiamo a visitarla all'interno. Tirare. Torniamo da Francesco. Questa è la via principale, dove però non si può entrare. Pandine in ogni dove, la mia auto del futuro. Pietra sempre lavica, è un centro delizioso, piuttosto scuro per via della pietra utilizzata, ma molto carino. Nonostante i suoi quasi 11.000 abitanti, non è affatto piccolo come centro storico. È anche vero che si svolge tutto qua il paese, non hanno una grandissima periferia o grandi frazioni come succede per esempio nel caso di Corridonia. Altra chiesa, la porta del paese, Porta San Martino. C'è una chiesa anche in alto, sempre con la stessa architettura. Ora andremo sulla destra perché se andremo dritti la direzione sarebbe Bronte, ma è la strada che abbiamo fatto quando siamo arrivati, mentre oggi ci dedichiamo proprio alle stradine più interne. Appena usciti dal paese, questo è il panorama che ci troviamo davanti. Se non fosse per le case che ogni tanto si vedono costruite lungo le colline, sembrerebbe quasi Sud America. Salutiamo Randazzo, passateci ragazzi, è una cittadina estremamente piacevole, anche a livello gastronomico.
meteorologico, vi abbiamo avvertiti. Guardate che giornata, cioè siamo alla fine di ottobre. Beppe mi ha appena scritto da Udine che piove, mentre qua ci sono 25 gradi e non c'è una nuvola. Questa è la bellezza del bel paese, dove puoi incontrare davvero di tutto per quanto riguarda il clima, per quanto riguarda i monumenti che hai davanti, le architetture, le influenze. Quelli che stiamo attraversando oggi, compreso Randazzo, sono i comuni al confine col Parco Naturale dei Nebrodi. Il parco, che preserva bellezze di flora e fauna, fu istituito nel 1993. Bisogna riconoscere che il clima della Sicilia, soprattutto in questa stagione, perché in estate effettivamente è tanto, forse troppo caldo, quindi nelle 3 stagioni fuori da quella estiva il clima è perfetto, perlomeno per noi. Non dimentichiamoci anche che questa zona è zona di olio e di vini, l'Etna DOC, che rientra tra i 22 vini siciliani con questa denominazione. E comunque non ci si rende conto, ma a Randazzo eravamo ad un'altitudine sul mare di circa 760 metri, quindi è per questo che la sera era abbastanza fresco, nonostante il sole di giorno picchi di brutto. Fino adesso l'asfalto è perfetto, la strada è super piacevole, curve abbastanza ampie, non c'è traffico, abbiamo incontrato solo motociclisti. Ti spinge un po' ad accelerare, però noi andiamo carichi, quindi come dico sempre in sicurezza. Anche la moto devo ammettere che ti spinge un po' ad accelerare. Qua attenzione. Vuoi l'abitudine, vuoi un po' la somiglianza con qualche territorio arido sudamericano? Quando vedo le scritte con la C mi viene da pronunciare S, quindi Cesarò, ma non è Cesarò, è la mia lingua, si dice Cesarò. Despacio, che abbiamo davanti un'ambulanza con le luci accese, tra l'altro. L'autista sta con il braccio di fuori, quindi lo vedo abbastanza tranquillo e rilassato. Abbiamo ormai capito dalla percentuale di moto che stiamo incrociando che questa strada è un po' la nostra strada appenninica, quindi la domenica viene presa d'assalto quando è bel tempo. D'altronde siamo al confine tra il Parco Naturale dei Nebrodi e il Parco Naturale delle Madonie, mentre per il Parco dei Nebrodi il monte più alto è il Monte Soro di 1847 metri, per le Madonie il monte più alto è il Pizzo Carbonara di più di 1900 metri, 1910. Chiaramente solo secondi entrambi all'Etna. Salve! Salve! Si può parcheggiare? Si può fare tutto! Si può fare. Colpa tua se io sono qua. Ho preso la moto e sono venuto. Avete fatto la mare neve? Sì. Non pensavamo di incontrare qualcuno che parlasse spagnolo in Sicilia. In realtà gli spagnoli ci sono stati, però. Poco. Ciao, buone cose, Ciao! Ripartiamo dall'incrocio dove abbiamo incontrato persone piacevolissime che ci conoscevano, ci hanno urlato da lontano, sapevano che eravamo in Sicilia ma non che eravamo in queste zone, quindi fatto piacere a entrambi. Eccolo l'Etna, le sue pendici ampissime, è per questo che uno di loro ci diceva: per le sue pendici larghe non è poi così pericoloso, dà il tempo di mettersi in salvo. Ce lo auguriamo, è troppo bello per odiarlo e davvero l'Etna dà talmente tante soddisfazioni, tutto quello che viene prodotto dalla terra è anche in parte merito suo. E proprio a Cesarò il prossimo weekend, quando purtroppo noi saremo già a casa, si svolgerà la sagra del suino nero, animale autoctono di questa zona dei Nebrodi, e dai funghi porcini. È una sagra importantissima a livello proprio italiano. Comunque il suino nero ha un riconoscimento ministeriale della caratteristica di essere animale autoctono. Peccato non esserci, credo che anche Francesco sia del mio stesso parere. Quando parliamo di suini è come parlare di fratelli. Mi manca questa saga, la voglio vivere. Quindi sorella, avete capito chi è? La sorellona è il GS. Fratelli, avete capito? I suini. È il cerdo, detto in parole povere il porco, il maiale. E parlando di suini, sono le 13:34, qua dobbiamo trovare qualcosa per mangiare, qualcosa di veloce, take away. Tanto però ci godiamo questa bellissima strada. Bel Porsche. Cioè la strada è perfetta, il mando stradale è perfetto, il contesto è perfetto, ci hanno detto però di fare attenzione ai bisogni delle mucche. Guardate che strada, mamma mia. Freccino. Guardate i colori dell'autunno che pian piano, lentamente prendono il sopravvento, prendono il loro spazio.
Questi angoli così ci ricordano tantissimo l'Argentina, zona uspaiata, appena tornati in Argentina dal Cile. Non pensavo mai di poter fare delle similitudini. Finisce la provincia di Messina, entriamo nella provincia di Enna. Stiamo arrivando a Troina, inclusa tra i borghi più belli d'Italia, e queste sono le campagne circostanti. Siamo comunque a 1057 metri di altezza. Eccola la targa, uno dei borghi più belli d'Italia. La sua posizione chiaramente lo aiuta. Itinerario normanno, perché dovrebbe esserci proprio all'apice del monte sul quale è costruita un castello normanno, che forse è quello che da sotto vedevamo in ristrutturazione. È un po' il paese in sistemazione. Bene, bene, finché si fanno i lavori va sempre molto bene. Si sente odore di cibo, ma penso venga dalle case, quindi non possiamo farci ospitare. Centro visite, posto per mangiare. Ciao. Per mangiare. Ti vedo sempre! Oh, ciao! Posteggiate! Ciao! Oh. Abbiamo incontrato questa coppia che guarda i nostri video. È stato un piacere enorme conoscere Carmela e Giuseppe, grazie mille di tutto. Grazie anche dei biscotti che ci hanno lasciato insieme ai loro amici e che adesso andiamo a gustare. Che adesso vi andiamo a mostrare. Posto che vai, tradizione che trovi. Esatto. Biscotti fatti in casa. Dai, vai veloce che non vedo l'ora. Abbiamo preso il caffè senza il dolce proprio perché avevamo questi. Allora, Non sporcare la moto. Dai, dai. Mamma mia che odore. Io muoio. è un odore tipo dei nostri dolci di carnevale. Allora, la consistenza è molle, quindi non sappiamo come prenderlo, ma una soluzione la trovo sempre. C'è quasi un Mamma mia. Oh, amore, buonissimo. Ecco, io non l'assaggerò, insomma. Infatti ci hanno chiesto scusa perché ne era rimasto uno solo, ma non dovete assolutamente chiederci scusa, anzi. No, dovete chiederci scusa. Vai, vai, Vado io. vai. Dai, che trovo un altro pezzo. Grazie, perdonami. Dai, e mi costi più tu che... Questo lo finisco io però. Certo. Grazie ragazzi. Comunque era un dolce tipico di Cerami, in provincia di Enna, dove siamo ora. Siamo a Troina, però il paese è di qui vicino. Atterrati, volo pazzesco, già ho visto le immagini al telecomando, bellissimo questo paese. Comunque, come sempre, siamo in ritardo, quindi facciamo la strada più breve, anche perché è cambiato l'orario e non vogliamo non arrivare di notte, arrivare l'indomani. Chiudiamo le zip, che è cambiata anche la temperatura. Ok. Io lo chiudo a te. Ci Il resto sei? è chiuso. Sei un po'. Yes. La sorellona è pronta? Vamos. Su questa piazza di Troina, che si affaccia sul balcone più alto della Sicilia, in cui c'è anche l'amico Lucio Dalla, ripartiamo, anche se ci abbiamo lasciato un pezzettino di cuore. Ve la mostriamo, inserito tra i borghi più belli d'Italia. Troina, prima capitale normanna di Sicilia. Mamma mia ragazzi, che spettacolo, con la luce del sole che sta quasi scendendo, perché questa notte è cambiata l'ora. Dobbiamo lasciare Troina, ci aspettano le Madonie e
tutto il territorio circostante delle piccole cittadine dominati per lunghissimo tempo dalla nobilissima famiglia Ventimiglia. Comunque sarà il sole che sta scendendo sotto l'orizzonte, questo colore ammarato, il paesaggio intorno, le persone che abbiamo conosciuto oggi, cioè le persone che ci hanno salutato perché guardano i nostri video. Giornata veramente spettacolare. Questa strada mi sta piacendo sempre di più, come la Sicilia ci sta piacendo sempre di più. Poi al tramonto che si delimitano i contorni. Benvenuti a Cerame. Guardate ragazzi, cioè qui bisognerebbe riprendere il drone, ma noi non abbiamo tempo, mamma mia, guarda che balcone. Sicilia veramente indescrivibile. Il navigatore mi dice 1 ora e 43 minuti per 79 km per arrivare a Castelbuono, ma lo sa che noi andiamo con la sorellona, cioè Google non lo sa, bisogna accelerare un po' prima che scenda il sole, dai. Ce la facciamo, dai. Grande sorellone. Anche questa la prendiamo in terza. Wow, una pista. E niente, anche oggi abbiamo fatto tardi, anche perché oggi si è sommata all'ora legale, sono solo le 17:29, bisogna partire ancora prima, bisogna fare tappe ancora più corte, ma ripeto, oggi è stata una giornata piacevolissima perché abbiamo avuto tantissimi incontri. Guardate Sperlinga al tramonto con il castello, mamma mia, qui per gli amanti della fotografia in notturna è qualcosa di pazzesco. Siamo in effetti, come dice Fra, in un altro presepe, e cioè Sperlinga, anch'essa rientra nella lista dei borghi più belli d'Italia. È uno spettacolo. Circoli degli anziani, è importante anche per la storia siciliana, in particolare per i Vespri siciliani, che consistono nella ribellione scoppiata a Palermo all'ora dei Vespri del lunedì dell'Angelo del 1282, quando i siciliani appunto si ribellarono all'oppressore, che in questo caso erano gli Angioini. Per un anno i francesi, un contingente rimase asserragliato all'interno del castello, e infatti c'è una targa. Il senso è questo: al volere dei siciliani Sperlinga disse no, o comunque Sperlinga resistette, proprio per questa resistenza di questo contingente. Proprio ora siamo usciti dalla provincia di Enna per entrare in quella di Palermo. Quella illuminata dovrebbe essere Gangi. Cioè ragazzi, guardate quanto è affascinante, sembra quasi la decorazione di un panettone. La particolarità di questi paesi, me ne sto rendendo conto ora, che tanti non hanno la cinta muraria, per cui questo rende visibili da lontano le abitazioni che sembrano proprio schierate ad accogliere il visitatore che arriva. Non sempre sono delle cittadine fortificate, spesso per ammirare questi paesini, ok che l'Italia ne è piena, però per avere un'alternativa si va insomma in Provenza, perché sono bellissimi, ben curati. Ragazzi, venite in Sicilia, già lo sapevate.
veramente, lo so, non dovevo arrivare io a dirvelo, ma è una conferma, mettiamola così. Visto che la notte è scesa, ne approfitto per fare una recensione al faro. Vi ho detto che il faro fa tantissima luce, compresi i faretti supplementari, però se il faro fosse direzionale, ve lo faccio vedere tipo qua, oppure magari su una curva a sinistra abbastanza chiusa, c'è un po' un angolo morto, un angolo buio. Sarebbe il top se lo facessero direzionale. Magari sulla 1300 vedremo delle cose un po' più futuristiche. Ovviamente ragazzi, sto trovando il pelo nell'uovo. Rispetto alla Super Tenere, qua è come viaggiare nelle ore diurne. Dopo 1 milione di curve, nel vero senso della parola, siamo arrivati a Castelbuono. La strada ci è piaciuta talmente tanto che secondo me nel prossimo episodio la rivedrete anche di giorno. Ora 1 chilometro alla struttura Pandino. Stiamo entrando nel centro storico di Castelbuono, famoso per l'utilizzo di una linfa particolare che si estrae da un tipo di frassino, appunto il frassino di manna, e con cui vengono fatti i mannetti dai quali l'azienda Fiasconaro ha fatto la sua fortuna, ma ve ne parleremo. Bellissima cittadina, tranquilla di domenica sera, sembra notte fonda ma in realtà sono le 7 di sera. Dovremmo essere leggermente fuori, 160 metri all'arrivo. Eccolo, Villa Letizia qui a sinistra, metri 20. Arrivati al B&B, la signora è stata veramente gentilissima, poi domani ve la facciamo conoscere con calma perché ci ha raccontato una storia molto interessante. Siamo in una favola di posto, soprattutto a livello gastronomico, ve ne parleremo domani. Intanto, entonces, vamos a comer, andiamo a mangiare. Nella via principale, dove andiamo a mangiare? Buono, non so, adesso vediamo. Filetto di maialino, questa sera ci trattiamo bene. Maialino nero, autoctono di queste zone. Com'era il maialino? Beh, questa domanda andrebbe chiesta al fratello del maialino. Cioè, a me. Esattamente. Rispondi. Benissimo. Ok. Quanto abbiamo speso? 15 euro a testa con maialino con salsa di vino rosso e patate al forno. Eccezionale. Però per chiudere la giornata prenderei il panettone a pistacchio di Sicilia. Quindi lo prendiamo? Rimandiamo a domani perché dobbiamo mostrarvi tante cose. Ma che domani? Sa. È aperto. Sì. Andiamo? No. Dai! Mañana. E Vamos. dai! Mamma mia! Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the